Ciao a tutti cari amici del canale di Andrew Riker, bentornati. Oggi come sempre ho pensato di portarvi qui sul canale qualche novità editoriale, sempre collegata in qualche modo al modellismo, anche in questa occasione, e sto parlando della nuova uscita del Ferrari Transporter, ovvero il truck, il camion che viene utilizzato dal team di Formula 1 della Ferrari per trasportare le proprie monoposto da corsa in giro per il mondo, quindi per fare i vari gran premi. Questa opera è stata pensata e prodotta e distribuita dalla Centauria, che è un editore che già in passato ha prodotto modelli ispirati al cavallino rampante, quindi ha una certa esperienza e un certo sodalizio con la casa di Maranello. Come possiamo vedere, questa è la prima uscita che graficamente si mostra molto bella. Come vedete c'è questo grosso titolo Ferrari Transporter che risalta, con a fianco lo stemma del cavallino rampante. Costruisci l'esclusivo truck del team Scuderia Ferrari e le due Formula 1 vincitrici del campionato del mondo del 2007. Quindi tutto questa build up della Centauria sarà ispirata ai modelli chiaramente utilizzati nell'arco della stagione del 2007. La cosa interessante è che oltre a costruire il camion sarà possibile costruire anche i due modelli delle monoposto, quindi sicuramente quello è un valore aggiuntivo per quest'opera. Andiamo a vedere anche la parte dietro. Qui chiaramente, come potete vedere, c'è una bellissima immagine che riproduce il modello. Come vedete sono disponibili anche delle luci LED interne per illuminare tutto il vano di carico, con le due monoposto che andranno una sopra e una sotto. Non so se sarà apribile elettricamente il portellone, ma potrebbe, visto il tipo di opera prodotta, vedete anche visto il costo finale. Bene, vediamo un attimo dietro. Cosa dice? La prima cosa che possiamo notare è che è un modello che sarà in scala 1:18. 1:18 che svilupperà per l'esattezza, quindi considerando sia la misura della motrice che del rimorchio, ben 92 cm circa di lunghezza. L'altezza totale sarà di 22 cm e mezzo circa, e la larghezza circa di 17-18 cm. Qui possiamo leggerlo espresso anche in millimetri. Riporta una lunghezza di 920 mm circa, l'altezza di 225,3 mm e una larghezza di 171,9 mm. Quindi è un bel modello, perché insomma ci avviciniamo al metro di lunghezza, non è poco. Sicuramente non è neanche facile da esporre vista la misura, no? Servirà uno spazio apposito. Allora andiamo con ordine, vediamo cos'altro dice qui la confezione. Allora, un inedito capolavoro di modellismo in scala 1:18, realistico in ogni suo sorprendente dettaglio meccanico, completo di due modelli Ferrari F2007. Allora, quali sono le caratteristiche? Vediamo. Chiaramente tutte le livree della scuderia Ferrari stampate in ogni parte del veicolo dove è previsto. Le ruote saranno sterzanti, il rimorchio ispezionabile e illuminato, la cabina anche ispezionabile e illuminata, quindi ci saranno chiaramente le luci del cruscotto, le luci abitacole, tutte queste belle cose. Effetti sonori e luminosi non ben specificati, ma è probabile che ci siano comunque tutte le luci previste per il codice della strada, quindi i fari, probabilmente anche le frecce, sistema freni eccetera. Dettagli meccanici e massimo realismo, quindi verranno riprodotti in ogni singola componente anche la parte motoristica e meccanica del mezzo. Inoltre il rimorchio avrà tutta una serie di scomparti apribili per le varie attrezzature necessarie al team di Formula 1 per operare in ogni parte del mondo, quindi attrezzi meccanici, ricambi eccetera. Ora non so se questi verranno anche forniti e miniaturizzati nel modello, ma comunque sia, al limite quella è una cosa che uno si può anche autocostruire con un po' di pazienza, no? Perché è più pratico. Poi dice facile da costruire, istruzioni di montaggio complete di schemi e fotografie con un'uscita per costruire il tuo modello facilmente. Chiaramente per qualsiasi dubbio o consiglio contattaci, assistenza telefonica, viene riportato il numero. Questo numero si può chiamare il mercoledì dalle 17 alle 19. Oltre a questo io vi ricordo che ho fondato il gruppo Facebook dedicato
quindi poi chiaramente vi lascerò il link in descrizione. Quindi chiunque decida di costruire questo modello potrà trovare sicuramente aiuto anche tra i vari membri del gruppo Facebook che lo stanno facendo, quindi scambiando consigli, trucchi, eccetera eccetera. Quindi vi invito ad iscrivervi, come chiaramente vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube, in maniera da restare sempre aggiornati su queste novità. Ricordate che solo iscrivendovi al canale potete dare il vostro contributo per farlo crescere e di conseguenza per farvi ottenere tutto il supporto necessario per potervi portare in maniera sempre più approfondita, sempre più professionale queste novità e anche altre novità magari su altri argomenti che poi magari mano a mano andremo ad elencare e a svolgere nell'arco della nostra vita youtubica. Cos'altro dice qua? Qui ovviamente c'è delle bellissime foto che ritraggono il modello del track insieme alle due monoposto. Come vedete le monoposto sono quella di Kimi Räikkönen e quella di Felipe Massa. Sono stati due grandi campioni con il team Ferrari, quindi sicuramente per gli appassionati farà piacere avere dei modelli in miniatura di questo tipo di vetture. Ogni team di Formula 1 durante la stagione agonistica viaggia per decine di migliaia di chilometri ed è una corsa contro il tempo che richiede mezzi perfettamente organizzati e un alto contenuto tecnologico. Costruire passo passo questo fantastico inedito modello in scala 1:18 ti permetterà di scoprire tutti i dettagli del Racetrack Ferrari, il veicolo che trasporta sulle piste di tutto il mondo le monoposto della casa di Maranello. Qui dice altre cose sul modello. Una motrice Iveco totalmente ispezionabile nel motore, nella meccanica e nella cabina. Rimorchio con livrea della scuderia Ferrari 2007, dotato di uno speciale sistema di sollevamento delle monoposto. Questo poi lo andremo a vedere meglio magari in dettaglio, perché qui non so poi se nel fascicolo viene già spiegato. Vani scomparti per il trasporto delle attrezzature ricavate all'interno e all'esterno del rimorchio, quindi anche all'interno contiene dei vani ispezionabili. Le due monoposto Ferrari di Massa e Räikkönen, campioni del mondo della stagione 2007. Quindi chiaramente per un fan Ferrari questa sarà una collezione da non perdere, assolutamente. Certo, sempre ovviamente condizioni economiche permettendo. Io purtroppo sono già impegnato economicamente parlando in altre 3 build modellistiche e purtroppo per il momento non la posso cominciare subito, però sicuramente più in là, se avrò possibilità e la troverò ancora disponibile, la farò, perché comunque essendo un appassionato della Ferrari questo sarebbe un bel oggetto da possedere in collezione. Vediamo cosa dice qua. Allora, in più sorprendenti effetti sonori luminosi azionabili con telecomando, quindi in corso d'opera verrà fornito anche questo bel telecomando rosso con tutti questi vari tasti per poter azionare le varie funzioni del modello, quindi gli effetti sonori, le luci, eccetera. Quali sono queste funzioni? Allora, vediamo quelle che elencano qui. Luce a LED all'interno del rimorchio, luce abitacolo, luci motore anteriore e posteriore, luci posteriori del rimorchio, luci frecce, sound motore e clacson. Quindi diciamo è abbastanza completo. Poi comunque essendo un modello così grande, magari chi è pratico di schede programmabili tipo Arduino magari potrà anche inserire degli effetti supplementari, per quanto io non li ritenga così necessari, perché credo che questo modello disponga già di tutto quello che può essere necessario a un track, e quindi le vetture credo che saranno più piccoline ovviamente, quindi non so se sarà possibile implementarci dell'elettronica dentro, ma comunque diciamo che già così come esce proposto da Centauria sicuramente è un bel modello, non richiede secondo me modifiche ulteriori. Poi ovviamente ognuno di voi è libero di operarci sopra come meglio crede e come diciamo in base anche alle proprie abilità modellistiche ed elettroniche. Cos'altro possiamo vedere da questa confezione? Dunque, dice che praticamente tra 2 settimane sarà in edicola il secondo numero che costerà 5,99 €, al contrario di questo che costa come offerta lancio 1,99 €. Poi chi ovviamente potrà avere problemi magari per reperire magari un numero perché magari l'ha perso eccetera, potrà anche richiederlo tramite il servizio prima edicola, questo qua.
Potrete visitare il sito primaticola.it e leggere come funziona. Comunque vi anticipo già velocemente che è un servizio che si occupa di ridistribuire gli arretrati una volta che vengono ritirati dal mercato dell'edicola, e vengono tenuti in magazzino per chi ne fa richiesta. Una volta fatta richiesta, registrandosi sull'apposito sito e scegliendo la propria edicola dove verranno consegnati, e su questo vi consiglio di chiedere prima al vostro edicolante se aderisce al servizio, potrete fare l'ordine, vi verrà consegnato direttamente alla vostra edicola scelta senza costi di spedizione, quindi pagherete solamente il prezzo scelto di copertina. Ok? Qui possiamo vedere che è un prodotto ufficiale Ferrari, vedi, Official Licensed Product, quindi di conseguenza non parliamo di una copia sbiadita, ma sicuramente, vista la collaborazione con Ferrari, essendo un prodotto ufficiale, ricalcherà e riprenderà esattamente i dettagli esatti del vero camion e delle vere vetture. Ok? Ecco qua, allora questa prima analisi è completa, adesso procedo e apro un attimo il fascicolo e vediamo cosa ci dice. Ecco, mettiamo da parte un attimo la confezione. So che a molti di voi piacciono gli unboxing, quindi ecco qua, rimuoviamo la plastica, anche se personalmente gli unboxing secondo me non hanno molta utilità, cioè basta mostrare alla fine il prodotto. Cosa abbiamo qua? Vediamo. Allora c'è il fascicolo, ovviamente, vedete una bella copertina. Poi c'è questa specie di piccola brochure, costruisci il Ferrari Trasporter 2007, dati i dettagli, vedete sopra il modello, vediamo anche un po' dentro. Queste sono proprio le istruzioni per il montaggio, vedete? Che evidentemente forse non viene messo dentro il fascicolo, ma viene dato come foglio a parte. Poi verificheremo guardando il fascicolo. Come vedete c'è, come al solito in questi casi, l'elenco dei pezzi e spiega passo passo come montarlo. Io dopo farò un montaggio veloce, chiaramente non sarà un tutorial perché, ripeto, questa è solo una presentazione del prodotto e quindi vi mostrerò poi come risulterà il prodotto finito una volta montato, sempre riferito chiaramente a questa prima uscita. Qui c'è un numero anche per l'assistenza telefonica, perché avessi bisogno, come dicevo prima, di aiuto nel montaggio, però ripeto, secondo me una cosa fondamentale è iscriversi al gruppo Facebook, perché sicuramente lì troverete molto più aiuto. Allora vediamo, qui c'è la guida dell'opera, vedete che bella immagine del camion in copertina. C'è uno spaccato, come vedete qui mostra di nuovo tutto il modello. Qui dice un inedito capolavoro di modellismo scala 1:18, realistico in ogni suo sorprendente dettaglio meccanico, completo di 2 modelli Ferrari 2007, come diceva già nella confezione. Qui riporta come al solito le 2 monoposto. Apriamo. Allora, cosa dice qua? Un quadro meglio, ecco. Dice allora: ogni team di Formula 1 durante la stagione agonistica viaggia per decine di migliaia di chilometri ed è una corsa contro il tempo, cioè praticamente la frase che riportava prima anche fuori. Riporta un po' di caratteristiche più dettagliate del modello. Allora ci dice che la motrice è un Iveco Stralis 480, totalmente ispezionabile, motore, carrozzeria e rivestimenti nei comandi della cabina. Rimorchio rosso a 3 assi con il logo Scuderia Ferrari del 2007, vano di carico delle Formula 1 totalmente ispezionabile ed illuminato, e inoltre dotato di uno speciale sistema di sollevamento delle monoposto. I vani e gli scomparti lungo la fiancata per il trasporto delle attrezzature, le 2 fantastiche monoposto Ferrari Formula 1 di Massa e Raikkonen, campione del mondo 2007, da assemblare e alloggiare all'interno del rimorchio.
e in più i soliti effetti luminosi che abbiamo detto prima. Qui fa vedere alcune immagini delle caratteristiche del modello, quindi le ruote sterzanti, luci, il rimorchio ispezionabile, la cabina, gli effetti sonori, eccetera. Qui c'è una panoramica più grande del camion. Poi da quest'altro lato la perfetta riproduzione del camion progettato dalla scuderia Ferrari per il trasporto delle Formula 1 campioni del mondo 2007. Qui riporta nuovamente la lunghezza, che ricordo essere di 92 cm, qui è espresso in millimetri ma io ve lo sto dicendo in centimetri. Lunghezza 92 cm, altezza 22 cm e mezzo e larghezza 17,19 cm. Qui riporta ancora una volta l'uso del telecomando che verrà fornito, elencando le cose che ho detto prima che sono azionabili tramite il telecomando. Il fascicolo, la Formula 1 dietro le quinte, dove tutto deve essere pronto e senza margini di errore. Scopriamo uscita dopo uscita i segreti della logistica, delle flotte per il trasporto dei materiali alle attrezzature, dalla costruzione dei paddock all'organizzazione dei box, fino alle ultime tecnologie impiegate per supportare le competizioni. In più, approfondimenti esclusivi sulle stagioni leggendarie e i circuiti che appartengono al mito, le squadre e i piloti. L'evoluzione meccanica e tecnologica che ha permesso alla Formula 1 di essere, in oltre 70 anni di storia, la regina incontrastata delle corse automobilistiche. Quindi ci saranno tutta una serie di schede che ci faranno rivivere dei bei momenti riguardanti tutti i vari campionati della Formula 1. Vediamo se dice qualche altra cosa dietro. Niente di particolare, qui riporta chiaramente la pubblicità per la seconda uscita, dove vedremo che ci sarà dato il paraurti anteriore, il cerchione, il pneumatico, la targa frontale e i predellini anteriori. Ok? Oh, bene. Dunque, a questo punto vediamo qualche altra cosina. Allora, vediamo questo intanto. Adesso lo spostiamo momentaneamente. Questo è sicuramente il dépliant da usare per abbonarsi per chi non l'abbia fatto magari online. Viene riportato anche l'elenco delle uscite successive, come abbiamo detto appena adesso, quella della seconda uscita. La terza uscita fornirà il portellone posteriore del rimorchio, i fari posteriori, il predellino e le luci della targa, e in più il raccoglitore per i fascicoli. Mentre nella quarta uscita verrà dato il pannello interno del portellone, la maniglia, il cilindro di sollevamento, binari e staffe, quindi un po' tutta la meccanica necessaria per aprire il portellone. In corso d'opera, per chi si abbona, ovviamente, riceverai senza alcun costo aggiuntivo un regalo esclusivo, la matita Ferrari, triangolare con pattern UV, quindi ultravioletto, probabilmente con quei inchiostri che non sbiadiscono, sarà qualcosa del genere. Con un solo euro in più c'è l'offerta premium, che vediamo. L'offerta premium praticamente vi dà l'accesso a dei regali esclusivi, la tazza della Ferrari, eccola qua, un altro modellino della monoposto del 2007 però in scala 1:24, e poi anche un nuovo modellino del track, per questa volta in scala 1:43, quindi questo chiaramente sarà posizionabile molto più facilmente e magari lo esporrete in dei punti più piccoli dove non potreste mettere quello grande, ovviamente, e questo costerà un euro in più a fascicolo, ovviamente. Ecco qui, riporta anche qui i dettagli con i vari costi, che sicuramente sono per chi si abbona. Ok. Chiaramente adesso vi leggo qualcosa scritto qua, perché ovviamente me lo devo avvicinare altrimenti non riesco a leggerlo. Questa info box dove dice: la spedizione del primo pacco sarà effettuata a partire dal mese di aprile, chiaramente questo in base al momento in cui vi sarete abbonati, contestualmente alla data di pubblicazione dell'uscita numero 4. Quindi il primo pacco per chi si abbona verrà spedito dopo che è già uscita l'uscita numero 4. Se deciderai di trattenere i prodotti, pagherai il prezzo speciale a te riservato. La seconda spedizione avverrà circa un mese dopo la prima e conterrà le uscite 5, 6, 7 e 8.
Le spedizioni successive saranno mensili ed ogni pacco conterrà 4 uscite, quindi 4 fascicoli. Ogni invio prevede un contributo di spese di spedizione di 2 euro. Il piano dell'opera prevede 140 uscite, quindi praticamente dovrete collezionare 140 fascicoli per completare il modello, il che significa come parametro temporale intorno all'anno e mezzo di durata della collezione. No, scusate, 2 anni e mezzo. Poi vi dice riceverai il regalo compreso nell'offerta, la matita Ferrari con il pacco contenente le uscite 9 e 12. Poi se aderirai all'offerta premium, oltre alla matita con il terzo invio, riceverai compresi nell'offerta anche la tazza Ferrari con il pacco contenente le uscite dalla 13 alla 16, la Ferrari 2007 di Räikkönen con il pacco contenuto nelle uscite 49 e 52 e il Ferrari Transporter in scala 1.43 nel pacco contenente le uscite dal 69 al 72. Allegato ad ogni spedizione troverai un bollettino di conto corrente postale per il pagamento del pacco ricevuto. Potrai effettuare il pagamento del bollettino postale anche online tramite carta di credito collegandoli al sito www.centauria.it. Avrai 15 giorni di tempo per visionare il prodotto ed effettuare il versamento dell'importo dovuto o restituire la merce. Quindi se non è di vostro gradimento potete rimandare indietro tutto. Se provvederai al pagamento dopo questi termini, non vi sarà più la garanzia di ricevere. Se provvederai al pagamento dopo questi termini, quindi una volta scaduto, non vi sarà più garanzia di ricevere con regolarità gli invii successivi. Quindi praticamente se voi pagate in ritardo potrebbero slittare con successivi ritardi anche gli invii dei pezzi. Se non desideri trattenere e pagare il prodotto, le spese di restituzione saranno a tuo carico, quindi dovrete pagare voi l'invio per mandare indietro il pacco. La puntualità dei tuoi pagamenti ti permetterà di ricevere ogni mese circa un nuovo pacco, sempre in visione, senza impegno d'acquisto, quindi ogni mese. Però è chiaro che questa è una proforma, perché poi se uno comincia è chiaro che, salvo condizioni eccezionali, altrimenti è chiaro che prosegue e lo completa. Collegati al sito centauria.it, potrai verificare l'attivazione del contratto, quali sono i pacchi spediti, il contenuto di ogni pacco e la relativa data di spedizione, pagamenti, eccetera. Ok? Questa chiaramente fa anche da cartolina per chi vuole abbonarsi tramite posta, però ripeto è molto più facile farlo online. Queste che ne hanno messi 2, ma credo che siano completamente uguali. Sì, è una specie di dépliant dove spiega appunto le caratteristiche dell'abbonamento. Vedete? Riporta come al solito i dettagli dei regali. Li abbiamo già visti, quindi non serve trattenerci oltre su questo. E qui c'è anche il dépliant per il servizio primedicolo.it, come vi dicevo. Molto comodo, io l'ho utilizzato con soddisfazione già 5-6 volte, sia per la collezione di Iron Man sia per R2D2. Ci ho ordinato anche adesso uno scanner di ricambio per Supercar, perché comunque è molto comodo, senza stare a fare tutte quelle richieste complicate per avere un numero arretrato. Quando serve uno fa l'ordine online direttamente, se il fascicolo è disponibile ti viene spedito. I tempi di spedizione chiaramente di questi tempi non sono ottimali, diciamo che dal momento che fate l'ordine al momento in cui vi arriverà è molto facile che passino almeno 2 settimane, però insomma il modellismo, come ho sempre detto, non è una pratica che deve richiedere la fretta, anzi la fretta è sempre nemica, quindi prendetevi con tutta calma i tempi necessari. E passiamo a dare un'occhiata al fascicolo. Bella la copertina, come detto. Ecco qua. Cerco di dare una migliore inquadratura, se ci riesco. Purtroppo le mie attrezzature sono ancora molto basiche, quindi ecco qua. Come potete vedere ci sono delle belle immagini prese proprio dalle scene reali, tutto il dietro le quinte. Ci dice che la Ferrari ha effettuato 1000 Gran Premi, vedete? 1000 sono tantissimi, ragazzi.
Ci sono veramente delle immagini anche storiche, come potete vedere da questa centrale, molto molto belle e interessanti. Questa praticamente, oltre a costruire il modello, vi troverete in casa una vera e propria enciclopedia della storia del mondo del reparto corse della Ferrari, che per un appassionato penso sia una cosa molto bella ed interessante. Graficamente il fascicolo è realizzato molto bene, mi piacciono molto sia la scelta dei colori e sia l'impaginazione grafica. Ovviamente io questo non ve lo posso leggere anche per una questione di diritti d'autore, però vi do una visione panoramica. Poi chiaramente chi di voi è interessato dovrà acquistare il modello. Oltretutto il primo fascicolo è veramente molto economico, quindi vi consiglio di comprarlo e di averlo tra le mani in maniera tale da valutare anche voi personalmente la qualità delle cose di cui vi sto parlando, sia relative al fascicolo e sia relative anche al modello. Ok? Adesso io prenderò il blister che contiene le parti, ovviamente, e le monterò. Eccolo qua. Quindi adesso, ragazzi, io interrompo un attimo, che ci vediamo tra pochi minuti per il risultato del montaggio. Come vedete anche il gatto ha pensato bene di venire a ispezionare il modello della Ferrari. Ok, allora a fra poco. Eccoci di nuovo qua, cari amici. Come potete vedere ho effettuato il montaggio delle varie parti e vi posso già dare delle impressioni in linea di massima di come è strutturato il modello e della sua qualità. Cominciamo con la mascherina del muso del trattore, quindi del camion, questa qui. Esteticamente è molto bella, devo dire che i colori sono veramente ben realizzati. È una plastica già rossa di suo, quindi non è verniciata. Questo sicuramente aiuta a livello cromatico e anche a livello di perfezione della colorazione. Il logo Iveco è applicabile durante il montaggio, si regge con delle viti. La retina nera di quella mascherina che è internamente, che vedete internamente, è metallica, quindi sicuramente dà maggior robustezza al tutto, anche se comunque è un lamierino abbastanza, diciamo, leggero, però fornisce un po' più di consistenza al pezzo, che altrimenti sarebbe veramente molto leggero. Come potete vedere si tiene il tutto insieme con delle viti, molto facili da applicare in quanto, essendo il pezzo in plastica, non offrono particolare resistenza durante le fasi di assemblaggio. Questo pezzo, ripeto, è molto piccolo, realizzato praticamente tutto in plastica, però c'è una motivazione. Dovendo essere una parte che può essere ispezionabile, apribile, per forza di cose deve essere leggera, altrimenti poi non si riuscirebbe a tenerla aperta. Vedete, qui ci sono già gli incavi per inserire le cerniere, no? Quindi dovete immaginarlo come se questo fosse il muso del camion e voi improvvisamente, per vedere, diciamo, la parte interna lo aprite così, no? Quindi questo deve essere in grado di reggersi. Se il pezzo fosse troppo pesante, chiaramente ottenere questo sarebbe più complesso. Altro discorso invece completamente opposto sotto l'aspetto del peso è la portiera di accesso al rimorchio, questa qua, molto ben fatta, devo dire. Materiale lato esterno metallo, anche questo ben colorato, non ho visto particolari difetti, non l'ho chiaramente ancora lucidata, ma non presenta particolari difetti di verniciatura, giusto qualche ombreggiatura così, ma dovuta più che altro all'imblisteramento, quindi al confezionamento. Ha queste cerniere completamente in metallo, altra cosa molto buona, perché comunque dovranno sostenere un certo tipo di lavoro, anche se non gravoso, ma comunque lo dovranno sostenere perché può essere aperto e chiuso lo sportello, quindi dovranno subire diversi movimenti nell'arco della propria vita, quindi averle in metallo sicuramente aiuta. Il maniglione d'apertura chiaramente è in plastica, non facendo così vedo che si muove in avanti, quindi praticamente usando un po' le dita è possibile farlo scorrere, vedete? Aspettate, ecco qua.
quindi se ci sarà l'apposita fessura dall'altra parte del rimorchio, sulla parte diciamo del bordo della porta, sarà anche possibile bloccare la porta per non farla aprire diciamo involontariamente, e questa è una cosa buona. Il lato interno invece presenta un pannello argentato dove sono visibili le viti usate per l'assemblaggio, viti anche qui molto facili da impanare nonostante la presenza del metallo, non ha richiesto nemmeno la lubrificazione in quanto sono andate dentro in maniera molto morbida senza offrire particolare resistenza. La parte del pannello però argentato è plastica, però è un prodotto che ci sta, nel senso che dovendo essere un rivestimento interno, di solito anche i rimorchi reali hanno le pannellature interne in plastica. Questo in particolare della Ferrari presumo che, visto il disegno, li abbia in un lamierato d'alluminio, però comunque sia l'utilizzo della plastica per questo tipo di pannellatura interna su un modello lo ritengo appropriato, anche perché realizzarlo completamente tutto in ferro comunque avrebbe complicato anche un po', oltre ai costi chiaramente del modello, anche forse la possibilità di assemblarlo in maniera più facile, perché avrebbe comunque creato maggior peso, avrebbe creato più difficoltà per far entrare le viti, però diciamo che alla fine è stato un buon compromesso quello di fare la parte esterna metallica e la parte interna in plastica. Ora non so se il resto del rimorchio sarà strutturato allo stesso modo oppure se magari sarà solo in plastica. Io spero, per tutti quelli che faranno la collezione, che sia con più metallo possibile, quindi spero che anche il resto del rimorchio sia comunque strutturato in parti abbondantemente metalliche. Ok ragazzi, cosa vi posso dire per concludere? Sicuramente dal mio punto di vista personale, strettamente personale, è un modello che merita di entrare nella collezione di ognuno di voi, in special modo se siete degli appassionati della scuderia Ferrari, come lo sono anch'io d'altronde. Ripeto, io purtroppo al momento per budget disponibile non posso affrontare subito questa avventura e quindi mi fermerò qui dopo avervela diciamo presentata. Però consiglio caldamente a chiunque di voi sia in grado di farlo di procedere con l'acquisto, perché sicuramente non ve ne pentirete. È veramente un bel modello, le premesse sono molto buone, la qualità dei materiali direi che è molto buona, le soluzioni di montaggio sono altrettanto buone, non ho riscontrato nessun tipo di difficoltà nell'assemblare queste due parti iniziali. Vi ricordo che la collezione completa sarà di 140 fascicoli, quindi diciamo proseguirete nella costruzione del modello per circa 2 anni e mezzo. Bene ragazzi, detto questo, rinnovo la richiesta per chi non fosse ancora iscritto ad iscrivervi al canale, che vi ricordo che iscriversi è gratis. Questo soprattutto perché consentirete in questo modo a me di poter crescere a livello proprio qualitativo nel corso del tempo e di essere in grado di proporvi sempre novità in anteprima ed anche tutorial di costruzioni per quelle collezioni, per quelle build up di cui sarò partecipe in prima persona. Ricordo a tutti che è previsto anche un canale, cioè un gruppo YouTube dedicato a questo montaggio, il Ferrari Transporter Centauria Italian Team Modellismo, troverete il link in descrizione. Invito tutti quanti gli interessati ad iscriversi anche al gruppo. E detto questo vi saluto cari amici, vi rinnovo l'invito a vederci al prossimo video, non mancate mi raccomando, e un salutone a tutti, ciao 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 ciao.